Ok, allora una volta che avete formato le spire principali del cuscinetto, piazzate la pinza e piegate come fareste per l'asta di rilevamento. Adesso dovete valutare il centro. Ecco, il cuscinetto deve entrare in questo modo. Ve lo faccio vedere, vediamo. Ok, è un po' dura l'asta, ma poi vi spiego come renderlo un tantino più fluido. Allora, voi dovete fare in modo che la piegatura porti il cuscinetto, diciamo le spire principali, al centro del tubo. Questo si può fare con un calibro. L'importante è che il filo in acciaio inox corra verso l'esterno. Allora, uno lo piegate da questa parte e questo naturalmente sarà piegato dall'altra. Ecco, vi faccio vedere un attimo. Deve venire piegato così, osservate bene. Ok, questa è la formazione primaria del cuscinetto inerziale. Deve praticamente essere inserito, poi vedremo anche l'inserimento. Bene, ok, direi che ci siamo. Non fate caso all'asta che è dura, ma combineremo. Ok. Ora inizieremo a formare il cuscinetto vero e proprio. Osservate bene. Il cuscinetto verrà inserito all'interno di questo tubo. Quindi, per creare la spinta che tratterrà il cuscinetto in sede, si fa in questo modo. Osservate bene. Prendete circa 1 centimetro. Ve lo faccio vedere così. Prendete circa 1 centimetro dalla base del cuscinetto, qui è segnato, quindi lo piegate e cominciate ad arrotolarlo. Ok, allora chiudiamo un attimo questo, poi vi spiego come fare. Come potete vedere, la formazione del cuscinetto inerziale è quasi terminata. Togliamo l'asta, rimettiamo l'asta, inseriamo per avere un centro di precisione. Sì, io comunque ho segnato, quindi forzate la piegatura. Ricordate che non ci sono problemi in quanto i cuscinetti sono già risonanti. Vedete? Osservate adesso. Il cuscinetto è stato formato. Ecco, ora vedremo l'inserimento attraverso il tubo. Allora, questo è il cuscinetto inerziale formato. Vedete? Siccome non è propriamente formato, diciamo, la formazione finale verrà data dall'interno del tubo, che
che è praticamente calibrato, quindi non ha importanza se adesso lo vedete storto, e l'unica cosa importante è questa: vedete che l'asta non gira? Ecco, prima di inserire il cuscinetto inerziale dovete fare questo genere di lavoro. Osservate bene, prendete e lo allargate un po' in modo che l'asta sia più comoda. Vedete? Adesso l'asta gira molto bene. Ecco, abbiamo ancora un tantino, possiamo aprirlo ancora un po' volendo, e ricordate che comunque questi cuscinetti possono essere calibrati, e quindi anche se l'asta corre troppo, vedete che comincia a correre bene, lo apriamo ancora un po', ecco, in modo da fornire, diciamo, quello che ci serve. Ecco, andate dentro con i beccucci delle pinze e aprite un po' il cuscinetto, vediamo un attimo. Ok, come potete vedere le aste corrono, ecco, quando corrono in questo modo il cuscinetto è pronto. Ora lo inseriremo nel tubo.